Sono Livia, figlia di Marco Livio Druso. Chiedo il vostro perdono. La Repubblica è morta e non tornerà mai più. Ora sono io, Roma. Cosa facciamo adesso? Tu hai sempre un piano. Sì, ho un piano. Fare di te un dio. Iullo, Tiberio, Druso e ora Domizio. Alla mia morte Roma arriverà a voi. Alla famiglia! Alla famiglia! Gaio ha iniziato la corsa alla sua successione. Roma non si eredita. Basta con la sua tirannia. Basta col suo potere. Torniamo in Senato e restauriamo la Repubblica. Sarà rischioso. Se qualcosa va male, fammi chiamare. E cosa potrebbe andare male? Se vuoi avere il potere in questa città, ti devi sbarazzare di Livia. Sarebbe un gioco molto pericoloso. Conosco bene Livia, fin da bambine. Lei mi ha tradito. Che cosa vuoi? Io voglio tutto quello che hai. Qualunque cosa sia, me ne occupo io. No, non puoi! Nemmeno tu. Non possiamo avere un'altra guerra civile. Addestriamo i ragazzi. Uccideremo chiunque ti ostacoli. Domizio, tu devi prestare più attenzione alle donne se vuoi sapere quello che succede. Sono stufa di essere comprata e venduta e maltrattata come una prostituta. Il gioco è questo. Amici, bentornati sul mio canale YouTube per un nuovo video, ma soprattutto per una nuova video recensione per voi. Torno a parlare con voi di serie TV che in questi anni stanno davvero spopolando tanto, soprattutto nel raccontare di personaggi storici anche leggendari. Pensiamo a Romulus, alla serie Leonardo, fino anche alla serie che ha visto tracciare la storia della famiglia dei Medici. Oggi posso finalmente parlarvi anche della celebre serie Domina, conclusasi da poco tempo, insomma, con la seconda stagione sulla piattaforma Sky. E per chi già mi segue, in concomitanza con la serie ho avuto anche modo di trattare della figura di Livia Drusilla e della gens Giulio Claudia per la rubrica I grandi personaggi della storia umanistica. Perciò se vorrete recuperarla la trovate direttamente sul mio canale. Questa serie è una produzione italo-britannica creata da Simon Burke, basata dunque sulle vicende che vedono appunto le vicende storico-biografiche relative appunto alla seconda moglie di Ottaviano Augusto, Livia Drusilla. A interpretare Livia troviamo le attrici Nadia Parkes da giovane e Kasia Smutniak da adulta, mentre il giovane Ottaviano è interpretato da Tom Glynn Carney, mentre da adulto è interpretato dall'attore britannico Matthew McNulty. Sia la prima che la seconda stagione sono costituite da 8 episodi ciascuno. Ha preso avvio in TV, almeno in Italia, dal 2021 e quest'anno è stata messa in onda per l'appunto la seconda. Tra l'altro, ecco, non so se sia stato un caso, ho notato questa cosa mentre che realizzavo appunto il video approfondimento su Livia, che in Italia le ultime 2 puntate sono state trasmesse il 29 di settembre e la storia ci racconta che il 29 o 28 di settembre circa del 29 d.C. appunto ci lasciò Livia, morì Livia Drusilla. Ecco, quindi possiamo dire anche che è stata effettivamente anche una bella casualità. Non so quindi se è stata voluta questa cosa oppure no, però diciamo che si è notata, soprattutto ecco io, come vi dicevo, realizzando il video è emersa questa cosa abbastanza singolare. Dunque, Livia Drusilla nella serie è una donna che mira a riconquistare l'onore e il potere perduto della sua famiglia. Sappiamo che i Claudi caddero in proscrizione da Ottaviano e furono esiliati da Roma per essere stati alleati di Bruto e Cassio.
Vi ricordo che appunto Bruto e Cassio, per coloro che non lo sanno, furono coloro che ordinarono la congiura contro Cesare, che era stato zio e anche padre adottivo di Ottaviano. Quindi già in giovane età Livia dimostra di avere un grande carattere, di essere davvero una ragazza e successivamente insomma una donna molto forte. A soli 16 anni venne data in sposa a Tiberio Claudio Nerone, che era un suo zio o cugino insomma della madre Alfidia, quindi era comunque un parente molto vicino, e nella serie viene mostrato ciò che purtroppo alle donne romane capitava: matrimoni per necessità, per alleanze politiche, per lotte di potere. Non esisteva il concetto di amore, ed è quello che chiaramente emerge nel corso della storia, sia della famiglia Giulio Claudia, ma anche chiaramente che viene trasposto all'interno della serie. Livia è dunque una ragazza che sogna l'amore ma le viene negato. Si sposa per puro interesse familiare, ha il suo primo figlio Tiberio nel novembre del 42 a.C., quindi sempre all'età di 16 anni, e affronta gli anni terribili dell'esilio fuori da Roma. Nel frattempo il padre, Marco Livio Claudio Druso Claudiano, si suicida, e lei promette a se stessa che una volta tornata a Roma un giorno avrebbe risollevato le sorti della sua famiglia, della sua stirpe. Tornata a Roma, infatti, incontra il giovane Gaio Ottavio, il quale era già sposato in seconde nozze con Scribonia, che nel frattempo aspettava una figlia dal futuro imperatore, e anche Livia nel frattempo era in attesa del suo secondo figlio dal marito Tiberio Claudio. Quindi una serie che tra divorzi, matrimoni, l'avvicendarsi del tempo che scorre, la Livia, ormai diventata adulta, è al fianco dell'imperatore Augusto e insieme ai due figli di Livia, Tiberio e Druso, cercherà in ogni modo di far sì che i suoi figli salgano al potere come successori di Augusto. Quindi insomma nella serie possiamo trovare veramente tanti riferimenti storici, anche ben ricostruiti, così come anche gli altri protagonisti della storia. Troviamo infatti anche Ottavia, la sorella di Augusto, Marco Antonio, Agrippa, Pisone e Libone, Marcello, Iullo, che era il figlio di Marco Antonio, Domizio, che altri non era che il nonno di Nerone, le due Antonie, maggiore e minore, Vipsania, la figlia di Agrippa e prima moglie di Tiberio. Insomma, c'è veramente tutta la famiglia delle origini della dinastia Giulio-Claudia al quasi completo. Dico quasi perché questa seconda stagione è terminata con il matrimonio di Tiberio e di Giulia, per cui il finale della serie lascia ovviamente spazio per un'ipotetica terza stagione. Quindi insomma, per coloro che hanno avuto modo di seguirla, il finale è rimasto aperto e sembra che ci sarà sicuramente un continuo, dal momento che comunque la storia tratta più da vicino di Livia. Troviamo anche personaggi aggiunti di supporto alla narrazione, tra cui ad esempio Antigone e Ticone, i migliori amici di Livia, che l'aiuteranno appunto nella sua lotta al potere, ma anche Ursa, Gemina. Io ovviamente non vi spoilererò tutto quanto, però insomma ci sono anche dei personaggi che sono stati aggiunti proprio per appunto far sì che la narrazione venga facilitata ulteriormente, venga compresa ulteriormente. Quindi la storia si intreccia tra narrazione storica e fantasia televisiva, ma secondo me è un intreccio che ci sta bene. Cioè, quello che ovviamente penso, ma chiaramente posso essere anche tranquillamente criticata per chi non è d'accordo con il mio pensiero, è che queste produzioni devono essere costruite in maniera tale che il pubblico si informi, si incuriosisca di più. La trama in fondo c'è, i personaggi anche, e hanno ricostruito a mio avviso in modo esemplare la storia di Livia sia come donna romana
che ha vissuto quindi gioie, ma che ha vissuto anche dolori e molto altro. Qui nella serie viene vista come una donna fredda, pronta a tutto per dare alla sua famiglia ciò che veramente spetta di diritto. E secondo me anche l'intro ad ogni puntata definisce e racconta la serie. Livia che domina dall'alto sulla mente di Augusto ed è lei che ha in mano le sorti di Roma, e anche qui ci dice che non sia stato effettivamente così, cioè qualcuno sostiene che perché pensare una cosa del genere? Però è anche vero che le fonti ci dicono che Augusto fosse molto attento alle idee che sua moglie proponeva, perciò perché non pensare effettivamente che Livia fosse una delle prime grandi donne ad aver dominato su una grande città come Roma? Quindi ecco, anche questa serie chiaramente ha ricevuto diverse critiche anche per questo aspetto della Livia dominatrice su Roma, però la storia ci insegna che dopo di lei altre donne della sua famiglia ebbero una certa influenza sui propri mariti o comunque hanno cercato di prendere potere. Pensiamo ovviamente alla celebre Agrippina Minore, che era stata appunto la mamma di Nerone. Quindi ecco, sono convinta che questa sia un'ottima produzione per coloro che volessero conoscere una parte della nostra storia, della storia di Roma, e poi, come dico sempre, da questa l'utenza dei telespettatori può decidere se approfondire o meno certe tematiche. Quindi sono serie che possono dare tanto, possono offrire tanto anche a chi non è, a coloro che non sono specialisti nel settore. Il mio voto personale alla serie Domina è quindi 9 su 10. Li merita tutti e non vedo l'ora che la storia verrà portata avanti con nuove stagioni per concludere quindi il cerchio della vicenda appunto legata a Livia Drusilla. E voi invece avete visto questa serie? Che cosa ne pensate? Fatemelo sapere e come sempre vi aspetto nuovamente per un nuovo video targato sempre Artlet Filoarchio. A presto! Giocare. Qual è la scelta? Vendetta o potere? Li avrò entrambi! Farò in modo che tutto cada in pezzi. Non volti le spalle alla tua famiglia! Dovrai bruciare la casa, cancellare tutto quello che lui ha fatto. Lo farò. E invece tu vuoi essere una dea?